Ben ritrovati per una nuova edizione del TG Juggling. Io sono Geo e come sempre cercherò di raccontarvi le novità più succose e interessanti riguardanti il mondo della giocoleria accadute nel mese appena trascorso. Infatti lo scopo del TG Juggling è proprio quello di far conoscere e apprezzare il lavoro continuo di giocolieri di tutto il mondo e vi invito a seguirli e supportarli. Iniziamo dunque dall'Italia con qualche faccianota delle scorse edizioni, ma che non smettono ancora di stupire. Salvo Stassi sta spingendo sempre più in là i suoi limiti. Nel suo breve ma intenso video In a Special Way raccoglie i progressi pazzeschi di questi ultimi mesi. Continua inarrestabile la ricerca di Elviro Giretti con le sue fantastiche creazioni di balance e figure con le clave. Insomma, una fucina di idee. E a proposito di idee e creatività, Stefano Bocciolini ne ha da vendere. Tra body percussion e drop swap. Chiude il filotto italiano il sempre incantevole Rocco Toscano, qui al galla del Roadstock Fest con flow e scelte musicali sempre al top. Grandissimo Rocco Toscano che tra le altre cose è anche uno degli organizzatori dell'Artemisia Fire Gathering, la 4 giorni per gli amanti del fuoco e della giocoleria che si è tenuta qualche settimana fa in Basilicata. Se ve la siete persa o ci siete stati e non volete uscire da questa bella wave, vi segnalo dal 30 settembre al 3 ottobre la German Flow Art Gathering. Sempre in quel fine settimana avete l'imbarazzo della scelta, perché si terrà dal 2 al 3 ottobre la 34esima Convention Svizzera a Ginevra e dal 1 al 3 ottobre la prima convention di circo romena. Insomma, piano piano stanno ripartendo anche le convention. Come TG Juggling ci sembra importante dare risalto a questi appuntamenti perché sono uno dei luoghi dove si sviluppa maggiormente la tecnica e l'innovatività della giocoleria. Convention durante le quali potreste trovare uno dei prossimi seguenti mostri, perché continuiamo il nostro viaggio in giro per il mondo. Agosto in Giappone è stato un mese eccezionale e non solo per le Olimpiadi. Nuovo e bellissimo video per Kouta Ohashi, che anche questo mese è riuscito a lasciare il segno. Trick innovativi e tanto stile da vendere per Komei Aoki nel video realizzato per la IJA 2021 Cascade of Stars. Tricconi belli pesi anche per Yosuke Matsumoto, che ha raccolto tutti i suoi progressi dell'ultimo anno in un unico e spaziale video. E se vi piacciono le collaborazioni, molto simpatica è l'idea di Rocky Serikawa con la 31 Tricks Challenge, che ha coinvolto 13 giocolieri nipponici per tutto il mese di agosto. Torniamo in Europa perché proprio alla fine del mese YouTube è stato travolto da una vagonata di video di giocoleria per l'Open Dutch Juggling Championship. Sul canale NK Jongler in Live infatti sono stati caricati 13 video per decretare il miglior video di giocoleria del 2021. Avete tempo per votare fino al 19 settembre, ma a prescindere da questo il materiale è davvero interessante. Solo un video questo mese per l'IJA Trick of the Month, ma che video! Tecnica, creatività e montaggio davvero eccezionali per Emi Wejlicka, che tira fuori uno stile tutto suo con dei trick con gli hop molto innovativi. Ad arricchire la produzione video del mese di agosto sono stati i progetti di coppia. Eccone alcuni in rassegna. Tantissima energia e tecnica 1000 per Lina e Moritz. Eleganza e movimento nel video One Toy Free di Malte e Lerche. Ashenai Failu dall'Etiopia. Super Flow di Sara Noel e White Davis. L'intreccio di 10 bouncing per Tersit e Audrey. 11 palline in 2 per Bastien Dugas e Tian Chausi, che ritroviamo in coppia con Teo Scarrito per questa composizione di viaggio. Idee di passing pazzesche con Elaine Brand e Joy Martini. E concludiamo in bellezza con i meravigliosi Polos Hermanos Malabaristas dal Perù. Ma è giunto ora il momento dei record con una notizia sconvolgente. Per la prima volta nella storia del TG Juggling, Max Kuschmerz non è presente. Consoliamoci dunque con l'unico record di questo mese, ovvero 80 prese di 3 clave su un rollabolla da bendato.
Apre la sezione trip assurdi il solito Gabriel Bodon, la cui creatività sembra davvero senza sosta. Difficile descriverlo, ma una cosa è certa, gli piacciono i coni. Un'altra super variazione Bramson per Alexander Savino. Le skills calcistiche di Mauro Curita. Kellen Quinn ci dà di Smash Tech. 3 palline di puro flow per Miguel Ronda. Le isolazioni pulitissime di Performer Monk. E il Basti alla voce perfezione contro club. Mega combinazione di 4 flower stick per Tsatsuru Sumeya. Inamura sa cos'è il controllo. A lezione di anti-spin e isolazione con Ivan Gorbunov. 4 Diablo come se piovesse per José Concha. Bow si spinge dove nemmeno i clavettari, pazzeschi suoi 5 giri di Seb's Mess con 4 poi. Ma sì, facciamo 5 palline bouncing in tenuta a testa in giù. 3 Devil Stick in Triple Idol. Le nuove frontiere del balance di Cynthia Buitron. E infine il Brook and Dama di Greg Phillips. Oh sì. Eccoci come sempre con il nostro consueto collegamento dal Giappone e... Scusate. Sì? Come? Ok. Mi comunicano dalla regia che nel mese di agosto Akimoto se n'è andato bellamente in vacanza e il nostro inviato speciale Matteo Di Gaetano ne ha approfittato per fare un giro in canoa sotto al monte Fuji, come potete vedere dall'immagine. Grazie Matteo per la cartolina. Ma ora l'ultima rubrica, giocoleria e società, i fatti e le curiosità del mese di agosto. La giocoleria ha fatto capolino alle Olimpiadi, prendendo la sua scena durante la cerimonia di chiusura, fatto che alimenta l'acceso dibattito con la WJF che spinge per l'inserimento della giocoleria ai giochi olimpici e un fronte contrapposto che risponde a colpi di meme e t-shirt. Se come me amate scannarvi sul senso della giocoleria, vi segnalo anche Juggling Reviews, la nuova rubrica di Zach McAllister che recensisce dal punto di vista artistico e tecnico video del passato e del presente. Certo è che imbrigliare la giocoleria in un unico schema è davvero difficile, come dimostrano le continue derive creative che i giocolieri tirano fuori dal cappello. La capacità di adattamento della giocoleria è davvero notevole, tanto che può essere accompagnata da ogni tipo di mezzo in qualsiasi contesto e situazione. Ed è proprio sulla strada che la giocoleria trova il suo terreno più fertile, raggiungendo vette elevatissime, proponendo numeri fuori da ogni logica e da ogni immaginazione, facendosi strada a colpi di macete nella giungla monotona della nostra quotidianità. Ebbene sì, anche questa edizione sta per finire. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, condividere, commentare e soprattutto di segnalarci video e notizie che possono essere interessanti per questo progetto. Parlare di giocoleria è un privilegio, perché in qualche modo ci permette di raccontare con il sorriso e con passione la bellezza di quest'arte e delle varie comunità che la compongono. Però è qualcosa di reale, intrecciata alla vita di chi la pratica e quindi al contesto in cui si trova. Nell'ultimo periodo alcune sciagure ci hanno colpito più da vicino. Gli incendi che hanno colpito il sud della Turchia tra fine luglio e inizio agosto hanno spazzato via una delle esperienze più importanti del territorio. Tada, Artist Habitat da oltre 7 anni era un punto di incontro, di condivisione e di creazione per compagnie di tutto il mondo. In Afghanistan il regime talebano ha introdotto delle forti limitazioni alle attività ricreative, oltre ad aver imposto delle pesanti discriminazioni di genere. Esperienze come l'Afghan Peruana Circus e il Bilal Circus sono fortemente compromesse e le attività di centinaia di ragazze e ragazzi sospese. Di fronte a questi avvenimenti, è vero, ci sentiamo molto piccoli, però possiamo dare una forte risposta energica e gioiosa come solo la nostra comunità sa fare. In descrizione quindi trovate i link per sostenere questi progetti e permettergli di superare questa situazione difficile. Io come sempre ringrazio la redazione per il preziosissimo aiuto nella ricerca delle notizie e Juggling Magazine per permetterci di divulgare ancora di più il nostro progetto. Da Gero è tutto, ci vediamo fra un mese alla prossima edizione del TG Juggling! Pronti per una nuova edizione del TG Juggling!